Buongiorno ragazzi, oggi siamo arrivati al sabato del raduno all'ombra della torre qui in Toscana. Come appuntamento oggi andremo a Pontedera e andremo a visitare il Museo della Piaggio. Siamo quasi tutti pronti, i ragazzi sono lì alle mie spalle, pronti per partire. Il tour leader ci darà poi il segnale della partenza. Ragazzi, come al solito io vi invito a iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. E molti di voi seguono i miei video ma non sono iscritti. Fatelo, a voi non costa assolutamente nulla iscriversi e grazie alla vostra iscrizione mi date una grossissima mano a portare avanti questo progetto. Bene ragazzi, pronti per questa nuova avventura? E allora sigla! E siamo pronti per partire, tutti gli equipaggi sono già in sella e il tour leader è lì che ha dato già il segno di accendere i motori e di partire. Eccolo qua che parte in questo momento. Bene, direzione Pontedera. Siamo arrivati a Pontedera e siamo al Museo della Piaggio. Il museo è stato inaugurato nel marzo del 2000 nei locali dell'ex officina attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica più antichi e affascinanti del complesso industriale di Pontedera, dove l'azienda insediò la propria produzione a partire dai primi anni 20 del Novecento. Il museo è nato per conservare e valorizzare il patrimonio storico di una delle più antiche imprese italiane e si pone l'obiettivo di ricostruire le vicende di Piaggio e del suo territorio, ricoprendo un lungo tratto di storia italiana, fatto di trasformazioni economiche, di costume e di sviluppo industriale. Attraverso l'esposizione dei suoi prodotti più famosi e rappresentativi e grazie alla ricchissima documentazione conservata appunto nell'archivio storico. Completamente rinnovato nel 2018, il Museo Piaggio occupa oggi 5.000 metri quadrati con più di 350 pezzi esposti. Esso è dunque il più grande e completo museo italiano dedicato alle due ruote e accoglie esemplari unici che raccontano non solo la storia del gruppo Piaggio e dei suoi marchi, ma ripercorrono la storia della mobilità e dello sviluppo industriale e sociale del paese. Perché la memoria storica di Piaggio attraversa l'intera storia dei trasporti: navi, treni, aeroplani, auto, scooter, motociclette. Sono nate dalla casa madre e dai suoi marchi. Il museo si propone così come l'unico in grado di ripercorrere in Italia la storia di un comparto ad altissimi contenuti tecnologici e di innovazione, la cui evoluzione ha segnato la storia d'Europa. 5 sono le collezioni permanenti su un'area di quasi 5.000 metri quadri, come dicevo prima, e di 340 metri quadri di esposizioni temporanee che raccontano oltre un secolo di grandi emozioni, sogni e progetti che hanno accompagnato lo sviluppo economico e sociale di una nazione. Le sale del museo accolgono alcuni preziosi pezzi della produzione ferroviaria, aeronautica prebellica, la ricca e ammirata collezione Vespa, la collezione dei prodotti Piaggio a 2, 3 e 4 ruote, esempi di altre produzioni motoristiche Piaggio e la straordinaria raccolta di prodotti legati alla storia
più propriamente motociclistica e sportiva dei marchi del gruppo Aprilia, Gilera e Moto Guzzi, che insieme collezionano il meraviglioso palmarès di 104 titoli mondiali nelle varie specialità del motociclismo sportivo, dalle supermoto al motomondiale, dal trial alla SBK. Siamo all'ingresso della Vespa Collection. Ciò che maggiormente attira al museo appassionati, curiosi di tutto il mondo è certamente la collezione Vespa, unica nel suo genere. Solo a Pontedera, infatti, è possibile trovare i preziosi prototipi degli anni 40. L'MP5, conosciuto con il soprannome di Paperino, primo esercizio di Piaggio sul tema scooter prodotto in pochissimi e introvabili esemplari tra il 1943 e il 1944, e l'MP6, il celeberrimo prototipo di Vespa uscito dalla matita di Corradino da Ascanio nell'autunno del 1945. Tra i veicoli di serie si possono ammirare i classici della sconfinata produzione Vespa, più di 140 versioni, tra cui si distinguono la prima serie 98 cc dell'aprile del 1946, la Vespa 125 del 1951, modello utilizzato da Audrey Hepburn e Gregory Peck sul set di Vacanze Romane, la Vespa U, utilitaria del 1953, costruita in soli 7.000 esemplari, oggi tra i pezzi più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. La prima Vespa Gran Turismo, la Vespa GS 150 del 1955, la Vespa 50 del 1963, per tutti gli italiani il Vespino, che segnò una pietra miliare nella storia dello scooter più famoso del mondo e fu seguita nel 1969 dal grande successo della 50 Special, la 90 Super Sprint del 1965, veicolo mito per i giovani sportivi, la 125 Primavera del 1967, vero e proprio oggetto di culto per i giovani dell'epoca. Gli anni 70 sono egregiamente rappresentati dalla Vespa 125 Primavera ET3 e dalla Vespa 200 Rally, che in quegli anni proponevano una soluzione tecnica innovativa come l'accensione elettronica, e della Vespa PX 125 del 1977, replicata da una sua versione gigante, un modello fuoriscala di 4 metri di altezza in vetroresina e vernice rossa. Un'area del museo è dedicata al rapporto tra il mito senza tempo di Vespa e diverse forme di espressione artistica, con particolare riferimento all'arte contemporanea e al cinema. La sezione si sviluppa intorno a una vera e propria perla della nostra collezione, la Vespa Dalì, una 150S in sede alla quale due studenti madrilene, Santiago Guyen e Antonio Veciana, intrapresero nel 1962 un giro del mondo in 79 giorni, all'inizio del quale a Cadaqués incontrarono il maestro del surrealismo, Salvador Dalì, che ne firmò le scocche laterali con il suo nome e con quello della sua amata Gala. Nella reinterpretazione mitologica del volterrano Mino Trafeli, una lunghissima Vespa PX con inserti in alabastro diventa una vera e propria opera d'arte realizzata in occasione di un'antologica dell'artista ospitata dal Museo Piaggio nel 2003. Tradizione ormai consolidata che fa di questa sezione un'area in costante ampliamento e rinnovamento, con l'acquisizione di nuove Vespa via via reinterpretate dai diversi artisti ospitati dal museo. A cominciare dalla Vespa realizzata nel 2010 da Ugo Nespolo per la mostra La Vespa e il cinema. È proprio il cinema che ha avuto un ruolo fondamentale nel diffondere nel mondo il mito di Vespa. È dedicato in quest'area uno spazio a sé con l'esposizione di alcuni veicoli protagonisti di famose pellicole,
per esempio un monitor touchscreen il cui è possibile navigare tra le più belle scene della storia del cinema che hanno visto protagonista la Vespa da Vacanze romane del 1953 ad Alfie dalla Dolce Vita del 1960 a Quadrofenia del 1979, passando per Cario Diario di Nanni Moretti del 1993 ed Interpreter di Sidney Pollack del 2005. In questa zona si possono inoltre ammirare Vespe interpretate da artisti famosi quali Giampaolo Talani, Luca Moretto e alcune Vespe ET4 realizzate nel 2001 da giovani designer in occasione del concorso Vesparte. Ci sono infiniti modi di concepire l'esperienza di viaggio consentita da Vespa, tra reale e immaginario. Vespa che viaggia su terra a bordo delle Vespa di Giorgio Bettinelli, su acqua grazie all'invenzione della Vespa del mare, il Moscone del 1949, su sabbia per una Vespa Raid nel deserto o su neve per una Vespa Ice Race con un solo scopo: consentire al suo guidatore o al passeggero di vivere appieno il suo viaggio, qualunque esso sia. In questa sezione dedicata al viaggio su e con Vespa, il museo vi farà viaggiare virtualmente nel tempo e nello spazio, dando visibilità ai viaggiatori e alle due ruote che meglio di altri è riuscito a conquistare il loro desiderio di scoperta. Vespa ha saputo unire generazioni di giovani di tutto il mondo con autentiche imprese da un capo all'altro del globo o grazie ad avventure di più corto raggio, ma sempre contraddistinte da uno spirito di curiosa avanguardia esplorativa. E continuerà sicuramente ancora per molto, molto tempo. Accanto a Vespa il museo espone una ricca selezione dei prodotti Piaggio che hanno accompagnato il successo dell'azienda nel settore della mobilità individuale dal 1946 in poi. L'ape, di cui sono conservati alcuni esemplari, tra i quali spicca il cassone del 1953, il calessino del 1956, il Pentarò versione antincendio del 1962 e una bellissima versione carretto siciliano interamente dipinta a mano. I ciclomotori dal prototipo del 1955 al Ciao del 1967, la Vespa 400, una piccola automobile che Piaggio produsse dal 1957 al 1961 negli stabilimenti in Francia dell'ACMA, e il Moscone, la Vespa del mare, motore fuoribordo del 1949. La prima motocicletta costruita da Giuseppe Gilera apre un percorso cronologico illustrato da immagini provenienti dall'archivio storico Gilera, che accoglie numerosi esemplari che hanno segnato la storia della casa motociclistica di Arcore, acquisita da Piaggio nel 1969. La VT 317 del 1909, la capostipite è caratterizzata da una trasmissione dall'albero motore alla ruota posteriore realizzata con cinghia di cuoio. Presenta un motore di concezione molto avanzata con distribuzione a due valvole in testa, comandata da aste a bilanciere e ampie alettature su cilindro e testa. Esemplare unico in questa collezione è la Gilera Rondine, esposta anche in versione carenata. La moto che cambiò il destino sportivo della casa di Arcore, frantumando nel 1937 i primati sui 50 e 100 km e sulle 50 e 100 miglia e sull'ora sfrecciando a 274 km/h. Da allora la carriera della Rondine è costellata di record di velocità e di affermazioni mitiche, quali quelle di Monza nel 1937 e nello stesso anno alla Milano-Taranto. La Gilera 4 cilindri è tra le moto da corsa più vincenti, famose e celebrate di tutti i tempi, vittoriosa dal 1949 al 1957. Anni nei quali conquistò 6 mondiali piloti, 5 mondiali costruttori nella classe 500.
E poi 6 campionati italiani, 7 Gran Premio delle Nazioni e numerosi altri podi. Nel 1956 e nel 1957 la 4 cilindri Sidecar vinse per 2 volte il Gran Premio delle Nazioni con alla guida il pilota Albino Milani insieme al fratello Rossano, che riuscirono a raggiungere i 190 km/h, superando di media i 160 km/h nel Giro di Monza. Particolarmente emozionante per gli appassionati sarà ammirare dal vivo la moto in sella alla quale nel 2008 Marco Simoncelli, Sic, ha conquistato per Gilera il 14° titolo mondiale nella classe 250. Per la prima volta sono esposti anche alcuni veicoli realizzati per l'esercito italiano e la Guardia di Finanza, tra i quali vogliamo ricordare le bellissime Gilera Saturno 500 militare e la 300 bicilindrica Guardia di Finanza. Nell'area Moto Guzzi del museo, dedicata al brand dell'Aquila, potrete ammirare alcuni modelli che vi faranno rivivere uno spirito d'altri tempi. Una storia che potrete approfondire a Mandello del Lario, dove si trova oggi il Museo Moto Guzzi, che accoglie una collezione molto più completa della produzione del marchio. Nella piccola ma preziosa collezione esposta al Museo Piaggio si possono ammirare l'ambitissimo Falcone 500 del 1958 e il Galletto 175. È inoltre presente un esemplare della straordinaria Moto Guzzi V8 del 1957, un capolavoro di meccanica, una delle moto più famose di ogni epoca. Vero e proprio pezzo unico è poi la Tomoto, modello esclusivo customizzato dal designer inglese Tom Dixon nel 2017 in occasione del 50° anniversario della mitica Moto Guzzi V7. Per gli appassionati del fortunato programma televisivo Lord of the Bikes, dedicato ai customizzatori di motociclette, sarà inoltre possibile ammirare la Moto Guzzi, vincitrice della sfida 2016. Ma c'è anche Aprilia, la scuola dei campioni. Come voi ben sapete, Aprilia è tra i marchi più vincenti nella storia del motociclismo sportivo, avendo conquistato nella sua giovane carriera ben 54 titoli mondiali. Allori che Aprilia ha vinto dal 1992 ad oggi, 28 di essi conquistati da quando nel 2005 la casa di Noale è entrata a far parte del gruppo Piaggio. Per celebrare i successi di Aprilia sono qui esposti al pubblico alcune moto da competizione che hanno fatto la storia del motociclismo sportivo, anche grazie ai formidabili piloti che hanno saputo sfruttare al meglio i loro veicoli da gara. Spiccano ovviamente le moto vincitrici dei campioni del mondo, la RS 125 che nel 1997 ha visto Valentino Rossi per la prima volta campione del mondo, la RSV 250 con Loris Capirossi e Manuel Poggiali hanno primeggiato rispettivamente nel 1998 e nel 2003, e la RSV4 Factory che ha portato Max Biaggi alla vittoria nel mondiale SBK del 2010. Ed è proprio per questo che Aprilia può a tutto diritto essere considerata una vera e propria scuola di campioni. Abbiamo lasciato il museo della Piaggio, dove abbiamo visto dei modelli veramente meravigliosi, unici nel loro genere. Abbiamo percorso la storia del motociclismo italiano, quindi dalla Piaggio al Moto Guzzi, all'Aprilia, Gilera. È stato un percorso entusiasmante, una visita molto molto bella.